Abbiamo iniziato per la sessione di Titti. Ciao Monica. Ciao a tutti. Titti, il gatto si... Dovevo dirlo. Purtroppo non vedo il viso di Titti, che ha dovuto togliere la cam perché poca connessione, ma secondo me sta ridendo. Dai, conto da 5 a 1 e iniziamo. Ti connetti più profondamente a Titti, di cui abbiamo sentito i punti. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo in maniera un po' strana. Vedo solo la parte inferiore del corpo, tipo come se indossa una tuta e vedo solo le gambe. Dov'è la parte sopra? Dall'altra parte. Chiamala. Adesso la vedo la parte superiore, tipo davanti a una scrivania che si appresta a dipingere. Mhm. La parte inferiore invece, tipo adesso la vedo che sta salendo su un tram, no? Sta facendo, diciamo, delle attività quotidiane. Uniamole e chiediamo a entrambe unite l'autorizzazione a questa sessione. Per il momento me la danno entrambe, ma da questi due luoghi diversi. Però è un sì da parte di entrambe, sia delle gambe che dal tronco in su. Dove sono le gambe? Le gambe vedo che stanno facendo delle cose normali, no? Vanno, tipo, mi fa vedere che sta andando a fare la spesa. Invece la parte che contiene, diciamo, gli organi vitali, mi fa vedere in particolar modo il cuore e il cervello, le vedo tipo dentro uno studio e vedo che lei ha le mani sporche di colore, che ehm, non so, vuole dipingere un po' con le mani. Mm. Quindi abbiamo una doppia autorizzazione. Up and Sì, down. esatto. Vibrazione di Titti. 22 miliardi. Consapevolezza. 119%. PS, PE. PS 44%. Vite precedenti. 745. Cervello. 7.2. 7.2, sì. Ok, i dati questa volta sono molto interessanti perché la frequenza, la vibrazione è buona, insomma, non è come a chiusura di una sessione, ma Titi è alla sua seconda sessione. La PS e la PE sono dati abbastanza un poco importanti così, non così rilevanti, ma siamo lì, insomma, sono a metà. Le vite sono molto poche. Quindi quel dato, che adesso non ricordo dall'altra sessione, quel calo di vite è costante, è mantenuto. Sì. Il cervello 7,2 va bene, ma la percentuale di consapevolezza per essere una seconda sessione non è così entusiasmante, 119. Vabbè, vediamo se ci sono entità eteriche che sono tornate per ovviamente volere di Titti. Io vedo una tigre che ha una spada fra i denti. Mhm. No, non ne vedo. C'è Zeus, sì, c'è Vabbè, Zeus. che è il capo, ok. Una tigre con una spada, quando è arrivata?
E vedo che è lei la responsabile di questo taglio, di questa sezione del suo corpo. Fa vedere che attraverso questa spada ha effettuato questo taglio. Ah, è quella che ha tagliato in due Titti. Sì. Perché? Per creare questo scollegamento tra la parte più creativa, più vitale e la parte invece fattiva, quotidiana, più fatta di normalità. Mhm. In che momento successivo alla sessione? Un mese, 2 mesi, una settimana, un giorno, un'ora dopo? Io vedo intorno al periodo natalizio. Ecco. È in corrispondenza di un calo di vibrazione? Ci sono stati un po' di rimuginamenti riferiti a episodi del passato, c'è stato un lutto, si sono sommate fra di loro queste cose ed è andata proprio a ripescare, è come se fosse stato tipo un effetto domino Mhm. che poi ha portato all'introduzione di questa entità. Mm. Entità mentali ci sono? Io ne vedo una di livello che può essere sia 2 che 3. Mi fa vedere proprio un panettone. E infatti, vedi, me lo ricollega di nuovo sia come immagine al periodo natalizio, comunque, insomma, quello lì, no? Delle festività che si va a cavallo tra dicembre e gennaio. Mhm. E poi me lo fa sentire questo panettone proprio come molto pesante e molto ricco all'interno, anche troppo farcito. Quindi come se fosse un senso di pesantezza e di immissione, diciamo così, di troppi elementi, di complicazione, quando invece un panettone potrebbe essere più leggero, più soffice, più semplice e quindi più digeribile. Questo qui è un panettone proprio spesso, indigesto, troppo ricco, troppo sbilanciato. Ma relativo a chi? Ai parenti? Mm, io credo relativo a una serie di elementi che lei ha introdotto nella sua vita, come se ci fosse ancora da sottrarre. C'è ancora troppo, questo panettone è ancora troppo ricco ed è quel ricco però non piacevole, che risulta appunto pesante, risulta indigesto e lei deve ancora quindi sottrarre cose Mm. affinché questo panettone diventi piacevole da mangiare. Semplificarlo ancora, Mhm. alleggerirlo. Io vedo questo. Impianti. Me ne presenta uno che è come se fosse in staccato formazione, e quindi non ha ancora preso, diciamo così, un assetto definitivo, un controllo definitivo di lei. È una bozza, chiamiamolo così, di un impianto mentale. Ed è come se fosse una griglia che va a sezionarle la testa, quasi a separare tutta la parte cerebrale, i due Mhm. emisferi, da poi tutto il resto del corpo.
Non so se si può Mhm. visualizzare detto così. Quindi siamo sempre separati, siamo sulla separazione, il taglio, Sì, anche esatto. qua. Sì. Tigre? Sì, sì, questo è anche legato alla tigre, sì, certo. Il panettone, tra l'altro, me lo mostra per farmelo vedere con una fetta tagliata, no? E me lo fa vedere proprio molto, appunto, ricco, farcito, troppo pieno, non bello da vedere. E non bello da mangiare. Esatto, sì. Va bene. Le protezioni che lei si fa, ha imparato a fare guardando i video, creando da sola gli ad eternum, visto che all'epoca della sua sessione non erano ancora stati inventati, sono efficaci. Le volte in cui si è sentita attaccata, è stata attaccata davvero? Allora, per certi aspetti è come se lei fosse proprio un po', tra virgolette, ossessionata da questa cosa. Mhm, È molto incentrata su questo e a volte vede anche cose che non ci sono e le mhm. crea. E le chiama, le crea. Più che chiamarle, Sì, le crea. Mhm. le crea, esatto. Sì, perché è come se di base ci fosse una sorta di equivoco che lei deve chiarire dentro di sé. È come se in un certo senso ci fosse una parte di lei che ritiene, come poi tra l'altro per molti artisti, che la presenza di queste entità, ok, di questa parte oscura, Mhm. fosse per certi aspetti comunque uno stimolo alla creazione. E in effetti, nel suo caso, lo è. Non Cioè, so le se interferenze sono uno stimolo alla creazione. in un certo senso sì. Ma perché lei le riversa nella creazione pittorica? Lei è pittrice o perché lei risponde con la pittura al tentativo dell'interferenza di abbassare le frequenze? Perché in parte è anche compito dell'artista rappresentare la complessità della realtà. La complessità della realtà è fatta di questo anche. Mhm, Quindi lei vede proprio come si intrecciano, me la fa vedere proprio in questo momento come una mozzarella a forma di treccia e mi fa mhm, vedere proprio come si intrecciano i due aspetti, quello di pulizia e quello di sporcatura. E mhm. mi fa vedere come lei questo lo trasforma in arte. Il passaggio che lei deve fare è comprendere che questa può essere sì una sua forma artistica di rappresentazione della realtà, Mhm, ma lei può rimanerne fuori mhm. e Controllore diventare. Sì, del bravo. L- processo. esatto. Lei è lo spettatore che controlla e crea e Che può abbiamo, mostrarlo agli altri, questo sì. abbiamo affrontato e concluso l'ultimo suo punto, quello più importante, quello più grande, come andare avanti e indietro dalla sorgente, come riprendere, questo non si può ovviamente fare, perché se uno se ne torna alla sorgente poi ci resta, come riprendere in mano il gioco, questo è un modo, Sì. questo è un modo. Forse quello che manca a Titti è una certa autostima, la consapevolezza di essere lei la creatrice. Sì, questo lei non l'ha compreso. Infatti è per questo che è divisa. Ehm, lei è divisa come se non comprendesse che lei può stare dentro questa realtà in maniera unitaria, può rappresentarla anche questa realtà, ma non per questo farsene intaccare. Mm, Nel momento in cui lo comprende, le due parti
superiore e inferiore si riuniscono. Va bene. Quindi le volte in cui si è sentita attaccata lo era a volte no. A volte era mentale. Sì, a volte era mentale e poi vedo che a volte era come se ne avesse bisogno per avere quella spinta creativa. È come se dovesse ancora più comprendere meglio questo meccanismo. Allora, è vero che lei è una grande ricercatrice, le piace conoscere, sapere, ed è anche vero che lei è in discreta connessione con la sua PS e la sua PE. Però è come se ancora non avesse compreso un po' più in profondità alcuni aspetti dell'esistenza. Ed è quello che noi abbiamo detto. Comprendere che lei può essere la spettatrice di tutto questo. Lei è la regista di tutto questo, quindi nel suo caso quello che verrà riprodotto possono essere varie forme d'arte, che secondo me tra l'altro lei potrebbe anche fare qualcosa relativo alla cinematografia, non lo escludo questo. Anche perché è come se poi il quadro potesse diventare un qualcosa di animato, lei mi fa vedere, quindi c'è questo passaggio. Lei deve comprendere questo, che lei è la regista, che lei è la creatrice e che comunque, come fanno per esempio i registi, possono rappresentare anche ovviamente delle situazioni drammatiche, delle situazioni conflittuali, contrastanti, eccetera. Va bene, chiamiamo nel cinema il marito. Si vogliono bene. Io li vedo grandi amici, complici. E la fiamma? Mi dice il marito che lui, non lo so tra l'altro se è livello 5, mi dice, livello 5 di anima gemella. Ok, può diventarlo quindi la fiamma. Sì. Con quali presupposti? Cioè, con quali condizioni può diventarlo? Ci sono vari progetti insieme. Loro piace condividere delle cose insieme. È come se lei forse non raccontasse tutto di sé a lui. Per fare questo scatto è come se lei dovesse aprire una piccola porta che non ho ben capito se lei l'ha già aperta anche a se stessa. Quando apre quella piccola porta mi fa vedere, perché mi fa vedere come c'è un cono di ombra, poi c'è questa piccola porta che lei apre e che contiene qualcosa di non detto. Col marito? No, credo in generale. Credo in generale perché lei è fatta così, lei giustamente anche ha bisogno di affrontare le questioni della vita con gradualità, ok? Non tutte quante insieme. È come se avesse bisogno di risolvere, poi risolto quello può andare a risolverne delle altre, ad affrontare, approfondire delle altre. E rimane, io vedo solo una piccola porticina là dentro, avvolta in questo cono d'ombra, perché il resto lei ha avuto il coraggio di metterlo sul piatto e di volerlo affrontare. Va bene. Quindi il marito può diventare la fiamma. Sì. Un'altra cosa che non abbiamo visto, perché erano troppi punti, la volta scorsa è quello che fatto in passato, ovvero un esorcismo al fratello con una persona laica, fratello che ha dei problemi suoi
è che dopo questa cosa peggiora. Che succede? Per quanto riguarda il fratello, mi si manifesta tipo una specie di montone, no? Quindi subito un legame con il secondo universo, molto forte, questa grande interferenza che gli impediva, tuttora gli impedisce, una comunicazione. È come se non lo facessero stare tanto nel nostro primo universo, no? Lo tenessero di più nel secondo universo, è come se lui non riuscisse a comunicare fluidamente dentro a questo universo. Tale è l'interferenza. No, no, ma il fratello ha sicuramente il suo percorso, le sue interferenze, sulle quali noi non possiamo lavorare perché non abbiamo né la sua autorizzazione né tutto il resto. Ma l'esorcismo, diciamo così, quell'episodio di esorcismo di Titti nei confronti del fratello ha effettivamente generato un peggioramento nella sua situazione? O sono questi ciaparata di interferenze che ti fanno credere che Non so, vedo che la persona che gliel'aveva effettuato era a sua volta interferito e collegato col secondo universo. Quindi è come se avesse creato una sorta di fissazione, no? Di congelamento là. E in questo senso si è visto il peggioramento, perché non è che ha provato a sbloccare la situazione, l'ha ulteriormente rinsaldata. D'altronde ho visto anche che ha voluto molto giocare sui sensi di colpa di Titti. Esatto. Bene, andiamo all'episodio dell'elaborazione appunto pittorica di tanti anni fa, del disegno e dell'elaborazione pittorica di un mazzo di tarocchi. Lavoro pagato, venduto, pulito. Ma quello è stato uno strano omaggio alla madre, nel senso che è stata come una sorta di catarsi. È come se nel momento in cui lei si è occupata, no, di rappresentare questi tarocchi, avesse fatto un lavoro iniziatico su di lei. La vedo proprio in tutte le fasi che lei ha vissuto con la madre. È come se una parte, non so, come se una componente di questo, perché comunque io vedo che c'è stata una sorta di difficoltà, ok, nel percorso con la madre, ed è come se lei avesse avuto bisogno, tra virgolette, di risolverlo nel disegnare i tarocchi. Che se vogliamo vederli ripuliti, ok, da tutte le interferenze, possono rappresentare il cammino dell'essere umano, no? Nelle sue varie tappe, fasi di evoluzioni e di involuzione, ok? E quindi è come se lei avesse voluto ripercorrere in un certo senso la storia con la madre e ha fatto questo omaggio qui. Non lo sapevamo, lei mi ha appena scritto, li ho creati per onorare la morte di mia madre. Ed è Proprio stato così. però efficace molto così, sì. Ma quei tarocchi sono puliti? Dunque, sono dei tarocchi nuovi. È come se, allora, per come allora, poi chiaramente dipenderà sempre come vengono utilizzati, ok? Dall'utilizzatore finale. Però per come lei li ha creati, hanno un significato di catarsi, di liberazione, mi fa vedere una mongolfiera da cui invece che buttare fuori le zavorre, vedo che volano tipo delle colombe bianche. Nel suo intento c'era quello. Certo. Mm. Ma i tarocchi in generale si No, collegano a interferenze? sì, diciamo che questo è un discorso specifico per il mazzo che lei ha disegnato e potrebbe non essere più valido sulla base anche di chi lo utilizza come lo utilizza.
Noi abbiamo fatto solo un discorso rispetto all'origine di questo mazzo disegnato da lei. Questo lo sottolineo. Lei ha dovuto disegnare la torre, lei ha dovuto disegnare l'appeso, lei ha dovuto disegnare l'eremita. I suoi intenti erano le colombe bianche, che poi vabbè, il simbolo della colomba non è che proprio sia fantastico, e di L a Gogò, ma in ogni caso il suo intento era pulito, poi però si è dovuto adattare a quel simbolo, a quei simboli, e quei simboli si riconnettono a delle entità. Io dico, la domanda è sempre questa, vabbè, chiaramente noi stiamo analizzando un fatto passato e Titti sa perfettamente queste cose, ma dei tarocchi avete veramente bisogno? Alla fine, io ho bisogno di una cosa, mi serve, sono il creatore, ho bisogno dei tarocchi che mi veicolano a delle entità, sto ristabilendo una sovranità delle entità su di me quando è valido il contrario. Perché l'entità dovrebbe essere mia sovrana? Se l'ho creata io, la mia schiava è quella che mi lava i piatti e mi lava i panni. Perché io devo diventare il suo schiavo? L'entità che non è niente, è aria fritta. No? Diciamo che in Titti c'è la potenzialità, che attualmente però non sta sviluppando, di riuscire proprio anche a trattare quelle che di fatto sono gli aspetti umani. Quindi gli aspetti umani sono effettivamente la relazione con le entità ed è quindi come, non so come spiegarti, come, sai come se fosse uno che registra dei documentari, ok? Va e registra un documentario di guerra, perché effettivamente la guerra esiste, ok? Mm. Ma senza essere lui stesso intaccato, diciamo così, dai sentimenti di conflitto. È Mhm. come se in Titti ci fosse un po' la curiosità e un po' la potenzialità di fare altrettanto. Mhm. Quindi di riuscire in un certo senso a guardare ehm, queste interferenze e questi possibili oggetti di interferenze senza esserne interferita. Ok? Ma Mhm. come un testimone neutrale. Forte del suo potere. Sì, sì. Beh, sembra che Titti abbia fatto un disastro dopo la sua sessione. In realtà Titti ha ottenuto grandi cose, grandi risultati, grandi Certo. cambiamenti, ha imparato a non aiutare più le persone offrendosi magari lei, no? Si è offerta di aiutare una persona, poi è andata a casa sua ed era un'accumulatrice, ci ha raccontato, e ha capito che quel sentimento di no, non farlo, quella voce che diceva no, non farlo, che sentiva era la sua PS, che le ha fatto comprendere, le ha dato una bella lezione. Le è sfuggito un messaggio però. La Quale? PS le voleva far vedere questa sovrabbondanza, questa ridondanza di oggetti. Quando è troppo, il troppo non fa stare bene. E lei questa cosa qui ancora non l'ha compresa, tanto è vero che la sua entità mentale è questo panettone, come abbiamo detto, pesante, ricco di ingredienti, eccetera. Mhm. Quindi lei deve ancora lavorare sul sottrarre, semplificare mh, alcuni. ehm, c'è ancora troppo nella sua mente, c'è ancora un vortice, come dirti, di pensieri, di supposizioni e soprattutto di timori. Di cosa? Di essere interferita. Sì, c'è eh, questa paura di essere interferita che è costante.
e poi ci sono come se lei tirasse fuori, tipo, sai, il mago, no? Dal cappello magico alla fine continuano a venire fuori cose che ti dici, ma come fa quel cappello a contenere tutti questi oggetti, no? E lei è così, come se estraesse continuamente dal passato cose non Mhm. risolte, Mhm. che quindi la appesantiscono, che la bloccano nel presente. È come se davvero dovesse effettuare questa integrazione, questa unione, dove la parte sopra e la parte sotto, io la posso vedere anche come presente e come passato. È come se dovesse, allora, quindi c'è un'integrazione da fare che noi abbiamo chiamato sopra-sotto, ok? Quindi che può essere intesa sia come presente come passato, lei li deve integrare, armonizzare, e deve Mhm. integrare e armonizzare anche la quotidianità, la normalità e invece, diciamo così, l'aspetto più artistico e anche intellettuale. Vedo che questa integrazione produce l'alleggerimento che lei cerca. Però è stata brava. Lei è stata molto brava, ha fatto proprio accadere delle cose importanti nella sua vita e ha sbloccato delle cose, sì. Però è vero che il lavoro da fare era molto grosso, Mhm. per cui lei buona parte l'ha fatta. Rimane questa parte, come dirti, più profonda, ok? Quindi lei ha fatto molto, quindi partendo dalla punta dell'iceberg è andata sempre più sotto e rimane, diciamo, la radice, ecco, del problema su cui ancora lavorare. Mhm. Però tutto il resto lei l'ha già svolto. Che quindi è viva, perché avere qualcosa da fare fa sempre bene, non ci si riduce a dei meri utilizzatori della condizione ideale, che poi non esiste. No, il discorso che facciamo prima dell'utopia, no? Qualcuno vuole e rincorre e desidera l'utopia, non ottenendola perché non è ottenibile qui, va in paranoia, si va ad autoflagellare, vede interferenze in ogni angolo, si lamenta di continuo, si lamenta e produce lamentele invece di creare e produrre altro. Mi lamento perché stamattina ho avuto il puntino, c'era il puntino, ho la sensazione che mi abbiano fatto un abduction. Sono tornati, c'è qualcosa che non va, faccio un'altra sessione, io lo dico contro i miei interessi, ovviamente. Sti cazzi. Sì, perché lei è andata in un certo senso anche incontro a un'eccessiva mentalizzazione, no? Di tutti questi argomenti che a lei comunque piacciono, attraggono, Mhm, affascinano, mhm, no? E poi diventa un po' una rete, no? In cui tu stesso ti imprigioni. mhm. In verità poi lei non è imprigionata all'interno di questa rete. Lei potrebbe decisamente essere fuori da questa rete. Va bene, chiamiamo i disincarnati, i tre familiari suicidi, tutti i parenti di Titti di tutte le generazioni e soprattutto l'amico morto dell'influenza che va di moda dopo la sessione. Mm. Uno di questi parenti suicidi mi fa notare che potrebbe essere che uno dei timori di Titti sia quello di poter in qualche modo dentro di sé conservare un'impronta, hai capito, di questo tipo di atteggiamento, di comportamento. Mm, io Per lei sé. non la vedo, sì, non la vedo predisposta a questo, però è come
potesse essere ogni tanto un piccolo pensiero che le si affaccia, uno dei vari timori che lei ha. Potrebbe anche essere questo. Potrei anch'io rientrare in quella eredità familiare, capito? Il dubbio le si affaccia. Quindi lei li chiama sì chiaramente per dar loro una mano, ma Sì, soprattutto perché c'è il timore che per è sé o i suoi piccolo, figli, lei dice adesso. sì, sì, il timore che sia questa tara ereditaria come un gene. Genetica. Ecco, come se lei si chiedesse: "Ma ce l'ho io dentro il mio DNA? Ce l'hanno i figli miei dentro il DNA?" Ecco, ogni tanto questa domanda le viene. Allora per lei chiamare queste persone significa anche poter allontanare da sé questo tipo di timore. Anche qua, se vuoi, il discorso è sempre lo stesso. Se uno ha un parente, anche un genitore, con dei problemi, no? E il medico di turno dice, beh, potrebbero essere ereditari, non so. Prima lei parlava di un'amica con un problema di accumulo. Ecco, questa amica ha un figlio e il figlio magari si chiede se un giorno anche lui diventerà un accumulatore. Ma anche lì, i geni, sì, sono dei geni. Ma la creazione che possiamo manifestare noi da soli è ben altro, molto più potente, molto più... Quella che decide tutto è quella, alla fine. Io credo che i geni non abbiano nessuna rilevanza. Possono influenzarci in termini di autosuggestione mentali. Sì. La nostra coscienza può decidere come si esprimeranno questi geni, Mhm. ok? Quindi da un punto di vista biologico, per assurdo, io potrei avere il gene di una malattia, ma la mia coscienza deciderà se quella malattia si esprimerà oppure no. Quindi è assolutamente un gioco completamente aperto. I giochi non sono già fatti, mai. Esatto. Va bene, apriamo il portale Aureo, chiamiamo tutti i parenti di Titti, quanti si presentano? Io adesso ne vedo solo 7. Solo? Io non lo so, penso che lei abbia fatto e durante la sessione e a volte anche da sola personalmente, perché le piace lavorare energeticamente così, altri appelli. L'ha aperto, Quindi, sì, anche lei, me lo scrive mm, adesso. Ha aperto un ecco, portale Aureo, qui sono andati tutti già. esatto, perciò che Molto sono interessante. così poco. Ti voglio solo dire che questo suo amico, che lei in verità ha già contattato diverse volte, mi si presenta proprio intubato. Mm. Mm? È Sì, morto per perché quello? uno shock. La terapia somministrata a casa era errata, Mhm. quindi davvero aveva raggiunto il suo corpo dei livelli di infiammazioni molto alti. Mi fa vedere lui incendiato, no? Per rappresentarmi quanto era forte l'infiammazione. E Mhm. lì gli hanno dato il colpo di grazia. Cioè, invece che praticamente andare ad estinguere, no, questo incendio, sono andati a alimentarlo Alimentare. ulteriormente. Sì, quindi però già in origine la terapia ehm, somministrata era scorretta, ma c'erano ancora delle possibilità Perché lui di, ha di scelto guarirlo. questo? Perché lui ha scelto questo percorso? Perché ha attuato questa scelta? Adesso mi vengono un po' i brividi a sentire cosa dice. Mm. Eh, Mi dice: io e tanti altri abbiamo scelto di far vedere la verità, che è vicina. Cioè? La verità di questa pandemia, di come è stata gestita. Mi dice che è vicina la verità. Stanno per cadere delle teste?
stanno per emergere delle informazioni. Mi fa vedere questa valigia che esplode, no? Che hanno cercato tanto di chiuderla questa valigia e adesso invece è stracolma e niente, non può essere più chiusa in nessun modo. Sta Vedo esplodendo. sì, vedo diverse persone, sai che ci si siedono sopra come per chiuderla la valigia e non è più possibile neanche così. Le cinghie che la chiudono, gli agganci che la chiudono, si No, arrivano ancora a chiudere? non reggono più, vedo che si stanno, non so come dirti, consumando, sono talmente tesi. Mettiamo un bel ad eternum dentro la valigia, va? E bon, si apre definitivamente. È buone. Mm. Scusa. Va bene, no, va bene, ottimo, ottimo. Messaggio dell'amico a Titti. Dice porta la luce, porta la verità. Come se Titti potesse fare qualcosa al riguardo. Come? Nella pittura? Sì, sai, sì. Troverà un modo di esprimere questa verità, troverà anche un modo di esprimere, mi fa vedere quasi come se lei riuscisse in qualche modo poi a rappresentare il passaggio, la transizione eh, dalla morte. Mi fa vedere che lei disegnerà qualcosa di simile, dalla morte verso il portale aureo. Mm. In che senso? Eh. Mi fa vedere appunto che in qualche modo lei riuscirà all'interno di un quadro a rappresentare, mi fa vedere proprio questo suo amico dentro il letto di ospedale e non so come riuscirà a realizzare questa specie di transizione dell'anima, Mhm. ok? Da lui verso il portale aureo. Riuscirà a fare questa raffigurazione Ok, e più volte lo farà, in generale per rappresentare il momento della morte come passaggio. ma tanto diamogli all'amico e ai 3 familiari suicidi una Vic. Sì. Vuole dire qualcosa di più generico? Non so, i familiari, non so, se aveva una moglie, genitori, fratelli. Continuate a sostenerci, è come se lui fosse diventato, non so come dirti, un emblema di tutta questa faccenda e lui ci tenesse proprio a che avvenga la disvelazione, ecco, la verità. Lo vedo più, hai capito, passato in quello. È come se Mm, si fosse già scostato dal suo ruolo, diciamo così, di essere umano, della sua personale vita. mm. Mm. Va bene, lo salutiamo allora e lo invitiamo ad andare nel portale aureo. Sai che cosa mi dice? Mhm. Mi dice che gioia, io mi reincarnerò nell'era dell'acquario. Mm. Ok, anche i E lo precedenti suicidi. vanno, Sì, anche gli 8 spersi, spuri, sì, sì, sì. non erano compresi i 3, ne sono 8 più 4, 12. No, sai che io li ho visti in totale 7? Ah, erano 8 o Sì, 7? cioè io ne ho visti 7, però io Più credo che... l'amico. No, Ah, io tutti penso che sono. sia... Ok. Sì, penso il numero totale, sai, 7. Quindi 7, l'amico 6, senza l'amico 6, senza i 3, 3, 3 e i ne 3 quindi rimangono. erano arrivati solo 3 sconosciuti, Sì, diciamo. sì, Beh, quindi Titti ha fatto un grande lavoro sì, 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 sì. Tra la sessione e le oggi. sue... sì, e anche le sue azioni che lei ha fatto personalmente per conto suo.
Ok, il bambino che tanti anni fa ha di fatto chiamato facendo un Ouija board, cioè un richiamo di persone morte, e uno di questi tre No, dov'è? no, 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 era già stato chiamato. dove? Quando? Vedo che Se lei, lavora. sì, lei ci teneva a fare questa roba, quindi era stato uno dei suoi intenti e aveva funzionato, perché lei ci ha pensato parecchio questo bambino. Vabbè, andiamo al cluster, vediamo se c'è qualcosa da fare. Probabilmente sì, perché lei è slice, è tagliata a metà. Sì, mi fa vedere delle trecce di liquirizia. No, me ne fa vedere una sola. È una sola. Mhm. Mm. E lei mi dice che è in dubbio se mangiarla o buttarla nel portale. Mm. Decide di buttarla nel portale definitivo. Bene, Mm. buttiamola. C'è solo Sì, quella io vedo solo questa, sì. e mettiamo un ad eternum qua. Sì, mi fa vedere che si sporca completamente le mani nei colori e lei riesce con dei movimenti delle dita, ma vedo che anche il palmo, polpastrelli, così disegna l'ad eternum di tanti colori. Non usa i pennelli, usa le mani. Mhm. Non so se c'era anche qualche parente che faceva così nel Qual è passato. la causa esoterica del fatto che lei in questo momento non sente le nostre parole e invece saranno presenti nel video? Questa spaccatura. Bene, ok. C'è una porzione dell'avatar tornata, visto che c'era un'entità mentale 2/3 e una tigre con la spada. La calotta cerebrale dell'avatar, vedo, Beh, di via. legno. Via, Sì, portale definitivo ad eternum anche qua. sì. Questa piccola pulizia che abbiamo appena fatto, lei avrebbe potuto farla da sola? No, No? no, perché aveva ancora delle resistenze e aveva bisogno di un aiuto esterno. Va bene. Messaggio finale della PS di Titti a se stessa. Come si chiama questa PS? Ha un nome? Coraline. Mm. Intanto mi Sapete- fa vedere. Come scusa, Lucio? Messaggio finale, sì, sì. Mi fa vedere eh, lei intera. La sto vedendo in cui il busto è unito alle gambe ed è sempre così, l'ho vista in questa tutta rosa, non so. Mi dice anche il valore della femminilità, ecco, il valore della femminilità, la forza è donna. E mi fa vedere lei femminile eppure con i guantoni da pugile. Mhm. La vedo nell'aspetto femminile, me la fa vedere come moglie e come madre. E mi fa vedere come lei sta riuscendo ad unire il suo aspetto più di ricercatrice, di studiosa e di creativa in maniera, non so come dirti, più armoniosa, come se avesse trovato un modo per far coesistere tutto. Non c'è più separazione. Mm. E mi fa vedere come lei è in grado di pensare al proprio passato con serenità, cioè riesce a vedere che ci sono stati degli eventi
alcuni molto dolorosi e anche traumatici, ma è come se riuscisse ad attuare quel distacco di cui abbiamo parlato. Lei che è spettatrice, lei che è testimone. Ce l'hai fatta, ma il lavoro è costante, dice Coraline, la sua pièce. Lavoriamo insieme, lo sappiamo fare molto bene. Io nell'immagine finale sai che la vedo sia con il marito che con 2 figli. Cioè, che farà un lavoro insieme? No, è come se si fosse ulteriormente rinsaldato il legame familiare attraverso questa sessione. Mm. Perché è come se lei, reintegrandosi, è riuscita ad armonizzare maggiormente tutti gli aspetti della sua vita. Vedo un'unione e un'armonia aumentate. Perché li vedo sorridere, viaggiare insieme. Vedo che fanno una passeggiata insieme, tipo fanno un picnic. Perfetto. Nuova vibrazione, 116 miliardi, nuova consapevolezza, 231%. PSP, PS 49%. vite precedenti, 612, cervello. 9,5. Passiamo tutte queste informazioni ai 2 figli e al compagno, che se vogliono possono venire al cinema anche adesso e prendere tutte le informazioni da lì. Il messaggio finale c'è già stato, ma con quali mezzi? Qualunque, non solo la pittura, ma anche l'azione quotidiana, i pensieri Sì. e le decisioni, dove andare a vivere. Sì, la vedo in particolar modo che avrà proprio uno stato d'animo alleggerito, perché mi porta questo colore rosa proprio. È come se lei si sentirà proprio più sollevata, più leggera. Perché lei comunque già una serie di azioni le faceva, già le metteva in atto, però aveva in sé questa pesantezza che io sento non ha più. Molto bene. E il panettone? C'è ancora. Ha tenuto solo una fetta. E tra l'altro questa fetta è, non so come dirti, ha cambiato aspetto, è come se fosse stata fatta con il lievito madre, quindi con gli alveoli della pasta, sai, molto ampi, larghi, Mhm. distanti fra di loro. Bellissimo, molto È soffice, semplice, semplice. poi farcito all'inverosimile. Non ci sono più farciture, c'è proprio solo la presenza di eh, mm, eh, La pasta. non so, sì, la pasta molto soffice, con gli E alveoli lei, ben dilatati. lei è ancora up and down. No, 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 lei è integra adesso, è unita, è un'unica cosa. Il messaggio l'ha mandato. Sì, Che altro? Immagine finale. mi fa vedere che si raccoglie i capelli e si guarda soddisfatta allo specchio e si sorride mentre guarda allo specchio, con fiducia, senza timori. Ok, allora abbiamo finito, Monica. Pronta a tornare? Sì.